Siamo tornati nella tana che nel frattempo ha subito un piccolo restyling e ci apprestiamo a visionare tutto il materiale che abbiamo raccolto durante l'indagine. Il primo fatto da analizzare, sia cronologicamente che per importanza, sono i passi uditi da Emiliano e Monica nella prigione. Per chiarirsi le idee, è stato sincronizzato tutto il materiale di registrazione raccolto in quell'arco di tempo. Questo ne è lo schema. La domanda principale è: i passi possono essere quelli di Ivan recatosi a controllare la stanza verde? Dove si trovava Ivan tra il rumore dei passi e lo stop intimato da Emiliano via radio? E quando è tornato a controllare il libro? Questo è il momento in cui si percepisce Ivan controllare la stanza verde, circa 1 minuto e 30 secondi dopo il forte colpo. 10 secondi dopo Ivan comunica via radio e l'audio indica che già si trova fuori dalla torre, vicino alla rampa della scala principale. 17 secondi dopo la comunicazione si sente dei rumori nella stanza verde e sono suoni registrati in concomitanza con quelli uditi nella prigione, seppure l'effetto percepito al piano sottostante era ben diverso e chiaramente associabile a una camminata. Vittorio afferma non solo di non aver mai camminato per la stanza, ma anche di non essersi nemmeno più mosso dopo il primo forte colpo. È stato Ivan tornato una seconda volta a controllare la stanza col dubbio del libro caduto a terra? No, sia il registratore vocale nella sala degli aerei che la registrazione di Emiliano e Monica ormai di ritorno dalla prigione confermano che quel dubbio gli è sorto solo dopo gli esperimenti di salita e discesa della scala, dunque già ad avvenimento trascorso. Anche ipotizzando che Ivan si sia dilungato nella stanza verde la prima volta più di quanto le registrazioni attestino, egli risponde alla chiamata di Emiliano riguardante i passi già essendo al termine delle scale. E sebbene intercorrino ben 10 secondi tra la domanda di Emiliano e la seconda conferma di Ivan, questi non sarebbero stati sufficienti per effettuare solo in quell'istante tutto il tragitto, dalla stanza al termine delle scale, tempo calcolato in 21 secondi circa. Il rumore inoltre non poteva nemmeno essere stato prodotto durante il tragitto, perché nelle successive prove si vede come la salita o la discesa delle scale non propaghi rumore nella prigione. Questo è il collage di tutte le telecamere nei momenti dei passi che abbiamo sentito, quindi tutte le domande che ci facevamo su quanto tempo ci ha messo Ivan a fare le scale, 21 secondi, è possibile che i passi che abbiamo sentito erano quelli del libro eccetera, sono tutti racchiusi in questo collage che con qualche piccolo buco di pochi secondi siamo riusciti a mettere assieme tra tutte le registrazioni che abbiamo fatto in quel momento. Una precisazione, in sottofondo sentite anche il rumore di tutti gli altri audio, anche quello della telecamera di Vittorio. Cosa mi ripeti? Si è appena sentito un tonfo, voi l'avete sentito? E quindi? Sì. No, non abbiamo sentito. Vittorio è di con voi? Ah, adesso l'abbiamo sentito nella telecamera adesso perché è un po' in ritardo. Ma Vittorio è di con voi? No, Vittorio non c'è qua. È ancora nella stanza verde? Sì, sì. Chiedetegli subito se lui ha fatto un qualche rumore, perché noi siamo sotto in teoria alla sua stanza e abbiamo sentito la botta. Vittorio lo vediamo nella videocamera fermo. Ah, non lo vediamo nella... Ah, no, c'è sta. Fa niente, chiedeteglielo subito, dalle scale chiedeteglielo. Io non lo so cosa ho pigiato, spero che sto registrando. No, sto registrando, Sì, ma. sì.
Sono chiaramente dei passi, sono... Ma vi state muovendo adesso? Come? Scusa, ripeti? Vi state muovendo? Io ho fatto le scale, adesso sono fermo. Penso che abbiamo sentito... Prova a rifare le scale adesso. Sì. Un po' solo. Salire. Non ho capito, ripeti. Ho rifatto le scale a salire. Adesso rifalla scendere. Fatto. Risali un attimo. Comunque qua sopra c'è la stanza di Vittorio, non possono essere le scale. Erano chiaramente dei passi, che si sentivano proprio dei passi. Adesso non si è sentito. Ok, veniamo su, c'è qualcosa di strano. Avrà registrato anche il microfonino. Chiavi ce l'ho io o le poggiate? No, io non ce l'avevo. Vittorio ha lasciato cadere il libro, perché stavo leggendo un libro. Adesso rifalla scendere. Ho tolto l'audio della telecamera del video. Non si sentono minimamente i tuoi passi sulle scale. Questo è col mio audio, con l'audio sotto i tuoi passi. Ci sono dei rumori che non sono miei. Comunque da questo filmato si vede che ci sono, cioè il rumore l'ha fatto Vittorio, il primo colpo. Noi ti abbiamo chiesto di andare su a vedere, tu hai guardato ma quando hai comunicato con noi l'audio della tua chiamata, della tua comunicazione è l'audio del registratore vocale nell'altra stanza e ti ha preso che tu eri praticamente in cima alle scale, Sì. quindi stavi già tornando indietro. Mentre tu scendi quindi le scale, quelle di pietra dell'ingresso, senti altri passi. noi sentiamo altri passi che in effetti c'è un riscontro sulla telecamera che è quello di altri movimenti da sedia di Vittorio. Ma se sono dei passi. Però non sono minimamente i passi, il tipo di suono che abbiamo sentito noi. Allora c'è un rumore nella stanza, è Vittorio che muove delle sedie, come se le fa dondolare, come se si sistema. Però non è quello che abbiamo sentito noi, perché quello che abbiamo sentito noi è esattamente quando quando abbiamo fatto la prova sia delle sedie, sia dei tuoi passi, è uguale ai tuoi. E si è visto anche che non fai rumore quando sali e scendi quelle scale. Quindi comunque non eri te e ti ricordavi male, il libro glielo vai a chiedere dopo. Io ero convinto che i passi era lui che entrava nella stanza Invece per no, non era lui. tornare. Quindi è strana la cosa. Ci sono il rumore c'è, quindi guarda caso in concomitanza del rumore sembra di una sedia, noi sentiamo qualcos'altro sotto, magari abbiamo percepito male. Però eravamo davvero convinti di quello che abbiamo sentito. Dopo c'è le prove. Vito, però dai un colpo secco con la sedia. Sì. Penso che si capisce bene la differenza tra il tonfo, Sì, anche sì. voi che avete ascoltato i passi. Sì. A me sembra strano che qualsiasi cosa venga ripresa dalla telecamera sopra, non ha nulla a che vedere con i passi che abbiamo sentito sotto, ma sembra difficile che abbiamo sentito quei toc toc di avvallamento, diciamo, e averli confusi con dei passi, hanno anche una cadenza chiara. Cosa mi ripeti? Si è appena sentito un tonfo, voi l'avete sentito? Questi sono loro. Sono chiaramente dei passi, sono loro. Durante la prima sessione di gruppo, nella stanza verde, Emiliano dice di aver sentito vagamente un bisbiglio, ma anche il registratore vocale lo smentisce.
Dai rumori percepito da tutto il team nella sala degli aerei, siamo confidenti che si tratta di un semplice rumore strutturale. Questo sì, sembra più un rumore strutturale. Ma se ne saranno questi qua della ringhiera. Diciamo che all'inizio ho avuto quella piccola falsa speranza, quando è iniziata diciamo, la chiamata si è illuminato leggermente il tappaduro, ho detto ma magari sei qui? magari troviamo qualche coincidenza in più su cui parlare, invece poi dopo... Sei qui? Per interesse di cronaca riportiamo questo disturbo video che è evidentemente un filo presumibilmente di ragnatela che ondeggia davanti all'obiettivo della telecamera a causa del ricircolo d'aria creato dai fan coil. È chiaro che l'elemento si trovi davanti all'obiettivo, non in fondo alla stanza, perché rischierà l'immagine lungo tutta la sua forma, senza venire coperto dai membri del team seduti poco più in là. Viene rischiarato tanto il muro, quanto Ivan, quanto la sua sedia. L'effetto luminescenza è solo un effetto dovuto alla sua sfocatura. Gli infrarossi emessi dalla telecamera e da esso il riflesso lo illuminano, ma la sua trasparenza dovuta alla vicinanza fa sembrare più chiara l'immagine dietro di esso come se si illuminasse, cosa che in realtà non avviene. Nell'unica visita effettuata al secondo piano della torre ovest, Ivan e Emiliano sentono un rumore, forse provenire dall'esterno. C'è qualcuno qui in questa piccola stanza? Senti qua. Parla forse fuori, no? Abbiamo finito di visionare tutti i filmati e adesso passiamo a esaminare le foto. Sullo sfondo. No, sto vedendo che cazzo è sta roba. Che cazzo è? Ah, è un'altra. C'è la. Che è Monica? Però Vabbè, se Monica da fuori dalla c'è la faccia però, guarda. A me sembra una fava vera. Io vedo qua il naso, Io vedevo due orecchie lì, due orecchie. Ah sì, baffi enormi. No, non sono baffi, io pensavo fosse le mani, che si stesse tenendo le mani così tipo. No, strano, sta cosa. Aspetta, adesso la vedo, sì. Questo è carino, è vero, se tieni così potrebbe essere un volto, un viso che si tiene le due mani, così praticamente. Già, Sì. è vero. Sì. Tra l'altro più lo guardo più mi inquieta. Sì, è vero, adesso che l'ho capito. Queste gambe qua sono di qualcuno di noi, giusto? Questo è Vito. Esatto. Sì. Però è vero, è carina come cosa, però penso sia una pareidolia. Cioè, per vederlo ce ne ho messo e non l'avrei mai visto. Io l'ho vista subito, io ho detto. però questa è la Adesso non dimostrazione. riesco più a non vederla, cioè adesso. E adesso mi è rimasta- ormai è nella mente. Io all'inizio ho visto un uomo con i baffi enormi, poi dopo quando tu mi hai detto no le braccia, allora mi si è composta l'immagine, però direi che... Beh, infatti Sì, la sì. giaccamento, io Sì, ho sì, visto la infatti, giaccamento. Infatti è Monica. Allora, caspita, è vero, non è una pareidolia, quello che sembrava una pareidolia in verità, vedi, a diffidare.
Riguardo alla sensazione di Monica nella stanza verde, siamo convinti che si trattasse di mera suggestione. Nemmeno la termocamera ha rilevato alcuna anomalia. Poi c'è Questa è Ah, qua quando Monica diceva che sentiva qualcosa lato, ma non... Oh, io ve lo dico, ma ho la sensazione ogni tanto di sentire qualcosa di fianco a me, ma poi mi giro non c'è nulla. Credo sia la suggestione comunque, perché col buio. Io adesso la sensazione la sento dietro di me. questa finestra dove dicono che hanno visto qualcosa, ma secondo me è facile sbagliarsi perché è tutta rovinata e prende tanti riflessi, quindi secondo me può indurre alla... Questi sono due occhi con... Sì, sì, ma è proprio una E finestra. questo è quello che piena dicevo prima. Però per dire che secondo me è molto facile vederci qualcosa che magari è... Esatto, è probabile che questo sporco che sembrano due occhi e una bocca è quella che è rimasta da quella famosa indagine nel cui è sempre due occhi e una bocca, poi si continua a vedere quello, ma è evidente che non è un'apparizione, altrimenti non è che starebbe Sì, lì esatto. stampata fino. È il momento di ascoltare gli audio del registratore vocale. Durante la prima sessione nella sala verde si percepisce un rumore antisonante. Secondo me potrebbe anche essere qualcosa che viene spostato. Sì, Col piede o qualcosa. mi sembra più una roba di quel genere lì, non credo che qualcuno si sia messo a fare quel verso. Non ci perderei più di tanto tempo. Io vado a registro comunque con la GoPro che sia buio, ma è tanto Questa qua Davide non è infrarosso, Mentre Emiliano e Monica passano nuovamente del tempo nella prigione, tentando di chiamare la presunta entità, il K2 rileva delle leggere variazioni. Di questo frangente, a causa di un inconveniente, abbiamo purtroppo solo la testimonianza del registratore vocale. Non è stato registrato perché abbiamo avuto un piccolo problema con la videocamera, quindi questa piccola sessione ce l'abbiamo solo audio. E qua si vede come il K2 sembrava che con un buon tempismo leggermente illuminato. si illuminava quando chiedevo se era lui di fare l'ora, eccetera. Però insomma è solo il tempismo più che un effettivo. Come quello della telecamera Anche, che dicevi. anche perché per il resto di tutto il tempo che siamo stati giù questi sbalzi non li ha fatti, quindi non è una cosa che faceva sempre, li ha fatti solo in quel momento, però è difficile dire che questa sia la prova di qualcosa. Ho fatto un'altra. Adesso? Ah sì, si è illuminato il secondo. Stavo guardando qua dentro. Dopo sei stato tu. Quando Emiliano e Ivan erano da soli nella stanza verde, a tarda nottata, il registratore vocale ha registrato un debole suono di sottofondo. Potrebbe essere un rumore causato dalle ventole di qualche fancoil, come potrebbe provenire dall'esterno. Data l'ora, le 5, sarebbe potuto anche essere il verso di qualche uccello, perché non un gallo in lontananza. I due però non se ne sono accorti sul posto, altrimenti l'avrebbero notificato, e questo ci lascia qualche dubbio. È un fischio come un altro che si è sentito prima, quella che tu dicevi. Sì, che dicevo che sembrava delle note, comunque dei toni. Sì, no, che in però realtà penso che comunque anche in questo caso c'è poca roba su cui è troppo sotto. e poi non avrebbe senso un fischio, non è un sussurro, non è una cantina, una nenia, non è... Comunque continuava a ripetersi. Si è ripetuto così. Dire che non hai parlato.
Abbiamo finito di analizzare tutto il materiale, non pare che ci siano cose particolarmente interessanti. Vero dubbio, mistero, l'abbiamo sentito già sul posto e sapevamo già di che cosa si trattasse, ossia i passi che abbiamo sentito io e Monica nella prigione, provenienti dal soffitto che ha sovrastante la sala verde nella quale riposava Vittorio. Abbiamo sentito un rumore forte, poi abbiamo sentito dei passi, il rumore forte, ci siamo accertati che è stato Vittorio a farlo, ma Vittorio afferma di non aver mai camminato nella sala, e l'unico suono, quando abbiamo provato a riprodurne altri durante il test, diciamo, sono stati effettivamente i passi di Ivan che camminava all'interno della stanza. Quindi pare che abbiamo sentito proprio dei passi, ma non siamo in grado di capire che cosa li ha causati. Nella telecamera wifi si sentono dei piccoli rumori, ma sembra più lo spostamento di Vittorio sopra le sedie, che nulla a che fare con i passi e non può essere il tipo di rumore che abbiamo sentito sotto io e Monica. Tra l'altro quella è l'unica sala che aveva il pavimento in legno, quindi quando Ivan ha provato anche a salire e scendere le scale adiacenti che sono in cemento, non si è sentito assolutamente alcun rumore, come quando ha camminato nella stanza accanto, quindi siamo abbastanza certi che il rumore provenisse da lì. È anche strano che né Vittorio né la telecamera wifi l'hanno ripreso. Purtroppo non l'avete ripreso neanche voi. No, in realtà più. Sì, in realtà gli ultimi 2 o 3 passi si sentono male dalla registrazione, non sono così forti, però sono la prova che c'era. La cosa che viene in mente a me, se vogliamo trovare una possibile spiegazione di come ha fatto Vittorio a non sentirle, noi sì, è che perché escludere che l'eventuale evento paranormale non si sia sviluppato esclusivamente all'interno della prigione. Cioè, se anche l'evento riproduce dei passi provenienti dalla stanza sovrastante, non è detto che sia comunque l'evento circoscritto a quella sottostante, quindi un rumore percepibile solo da quella stanza. O un eco del passato. Esatto, come un eco del passato che è limitato a quella zona, nonostante sembra provenire da fuori, come se all'interno di una stanza sento, che so, la voce di alcuni soldati fuori e chi è fuori non ha sentito niente, perché è un eco che riguarda solo quella stanza. Diciamo questo, se vogliamo, in maniera abbastanza azzardata. Resta il dubbio, ed è forse la cosa più particolare. Per il resto, audio, video, le nostre chiamate non hanno ricevuto risposte, o risposte sensate, diciamo. Sì, qualche rumore abbiamo sentito, ma cercavamo ben altro, non cercavamo scricchioli. A me il posto è parso molto tranquillo, non ho avuto sensazioni particolari, sempre a parte quell'evento dei passi che ovviamente non poteva lasciare indifferenti, ma per il resto della serata non ho mai avuto la sensazione di una presenza, non ho avuto sensazione di sonori. È stato dal mio punto di vista tranquillo anche emotivamente. Io invece, quasi tutta la parte delle indagini è stata tranquilla, a parte una sola sessione. Infatti quello è abbastanza strano, non so, magari era la stanza che mi creava più suggestione, però c'ero già stato prima. Durante quella sessione, a luce spenta, nella stanza quella dove c'era la scala, mi è venuta un po' di agitazione, ansia, dal che avevo la gamba che andava, cioè che si muoveva da solo. È molto strano. Poi a un certo punto gli ho detto a lui: accendi la luce visto che abbiamo finito. Proprio avevo voglia di non stare più al buio lì, però magari o è la stanchezza, perché era forse l'ultima sessione che avevo fatto, oppure magari la stanza mi aveva dato una particolare agitazione, non lo so, perché era più aperta rispetto alle altre.
Sì, diciamo la stanza non è particolarmente ampia, era vuota, c'erano i 2 aerei, forse chissà magari... Però c'erano più accessi magari. Sì, forse c'era il camino, che tu c'era la scala sopra. Tu hai fissato con quella macchia dentro il camino, che dicevi te, quindi anche. magari già... Sì, la scala sopra che arriva da sopra e alle spalle potrebbe averti creato... Sì, non me lo so, non me lo sono saputo spiegare, anche perché, ripeto, per tutto il resto dell'indagine non ho avuto nessun tipo di problema, solo lì. Nelle foto non abbiamo rilevato anche in quel caso nulla di anomalo. Del racconto di Terenzio, tu hai trovato... Il racconto di Terenzio potrebbe trovare un riscontro o qualcosa con quello che abbiamo vissuto io e Monica nelle prigioni, perché lui aveva sentito, tra l'altro i passi che abbiamo sentito io e Monica, non so quanto si è capito dal video, non erano i passi di una singola persona. Quando Ivan ha fatto il test noi abbiamo riconosciuto il tipo di rumore, ma si capiva che era una persona sola che lo faceva. Quando noi l'abbiamo sentito abbiamo ipotizzato fossero i passi di 2 o 3 persone tutte assieme, come se 2 o 3 persone entrano in una stanza, tanto che la prima cosa che abbiamo pensato, ed è il motivo per cui io con la radiolina la prima cosa che ho chiesto è: vi state muovendo? È perché io avevo pensato che al rientro dal vostro giro voi foste entrati nel locale dell'accoglienza, che comunque non si trova sopra, si troverebbe più o meno accanto a metà altezza, e avessi sentito tutti i vostri passi. E io ricordo benissimo di aver pensato: caspita, però quanto si sente quando torniamo alla postazione computer. Per quello avevo chiesto se vi stavate muovendo e voi avete detto di no. E Terenzio ha raccontato che, sebbene lui credeva che quei passi arrivassero dalla scala, mentre dalla nostra prospettiva sembrava arrivare dalla stanza verde, comunque erano quelli di più persone, quindi comunque potrebbero essere, perché no, lo stesso eco, visto che parlavamo di eco, che si è presentato in 2 luoghi diversi, ma poteva essere magari esattamente la stessa cosa. Quindi non escludo che quello che abbiamo sentito noi è quello che ha, sì, era molto quello che ha simile quello che ha sentito Terenzio. Cioè quando lui si era chiuso nella stanza e... Sì. Quindi magari veramente, se si tratta di un eco, potremmo aver sentito esattamente la stessa cosa, seppure in ambienti diversi. È stata quindi un'esperienza molto tranquilla. Di quel poco di misterioso che ci ha regalato è stato comunque molto significativo, perché i passi penso che li scorderemo difficilmente. Certo, la teoria dell'eco è importante, sebbene è affascinante. Sì, sebbene forse l'unica cosa degna di nota, non è una cosa da niente. Esatto, da sottovalutare. E quindi questo è tutto per questa indagine. Speriamo di tornare presto con il materiale di una nuova location. Certo, adesso il periodo non è dei migliori, e soprattutto nel prossimo futuro, quindi vedremo quali possibilità ci saranno per trovare disponibilità alle nostre indagini. E questo è tutto, e alla prossima.